Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 107. Cadmo, prima parte. Cadmo e il ratto di Europa. Cadmo, il mitico fondatore della città di Tebe, non solo costruisce da zero una città, ma dà origine ad un luogo che pare essere il fulcro del mito. I più grandi eroi vi soggiornano o vi combattono. Qui ha i natali Edipo dai piedi gonfi, il triste eroe di cui ti ho narrato tanto tempo fa. Qui nasce Semele, che diviene la madre di Dioniso, il dio dell'ebbrezza e della pazzia. Qui nasce Penteo, cugino e nemico giurato di Dioniso, e ancora qui viene al mondo il cacciatore Atteone, destinato ad essere mutato in cervo per volere di Artemide. Ma prima di essere questa città capitale, Tebe era nulla, nient'altro che una vasta landa desolata e inospitale. In questo primo episodio e nei prossimi cercherò di tratteggiare per te questo affresco complesso e affascinante che temporaneamente culmina col matrimonio tra Cadmo, figlio di Agenore, con Armonia, figlia di Ares e Afrodite. Tutto accade a causa di un rapimento. Una bellissima principessa viene rapita e si deve unire a forza con il suo sequestratore. Se ascolti questo podcast da qualche tempo, forse hai già individuato il possibile colpevole di questa azione odiosa e già lo sai di non essere in errore. Zeus rapisce qualcuno in preda al desiderio d'amore e poi tocca agli esseri umani pagare in un modo o nell'altro le conseguenze del suo sconsiderato, anche se divino, comportamento. Agenore, re di Tiro, è figlio di Poseidone e di Libia, figlia di Epafo, re d'Egitto. Poseidone, secondo un cliché già ben rodato, rapisce la bellissima figlia di Epafo e la rende madre di due figli, Agenore appunto e Belo. Giusto per completezza di informazione, lo stesso Epafo è figlio di Io, un'altra fiamma di Zeus. Abbiamo insomma una bella discendenza semidivina per avvenenza e forza. Agenore sposa la bella Telefassa, figlia del dio fiume Nilo e della oceanina Nefele. Da questa unione nascono 3 maschi e una sola femmina. I loro nomi sono Cadmo, Cilice e Fenice ed infine Europa, una giovinetta la cui straordinaria bellezza richiama immediatamente l'attenzione del re degli dei. Hai già sentito del suo rapimento in un antico episodio. Permettimi di riprendere per un breve momento. Europa, figlia di Agenore,
sta con le sue ancelle e i 3 fratelli in riva al mare, sulle spiagge di Sidone. Il vento le muove i capelli e gli spruzzi delle onde ne provocano la risata argentina. Zeus, che la vede, se ne innamora e la vuole per sé. Incarica Hermes di spingere le mandrie di Agenore verso la riva. Si trasforma in un toro e riesce così ad avvicinarsi, non visto da Era, sua moglie, alla bella mortale. Europa nota questo toro bellissimo che con fare mansueto, quasi fosse un agnello, le si avvicina. Il suo tenero muggito sembra quasi un delicato gorgheggio. È di un bianco candido il suo manto e le sue piccole corna sono così lucenti che paiono gemme, e a dividerle corre tra esse sul capo una unica striscia nera. Europa, per quanto il toro sia bello, ha timore ad appressarsi. L'espressione mite del muso, il respiro profumato come se quel toro si fosse appena cibato di fiori delicati e il fare tranquillo conquistano pian piano la fiducia della giovane, che si avvicina porgendogli dei fiori. Il toro, flettendo i forti muscoli del collo, china il muso e gradisce quel dono. Le sue calde labbra paiono baciare le mani di Europa, come a ringraziare della gentilezza. Il toro dimostra a Europa la sua docile gioia, saltando e scalciando nell'aria e poi distendendosi su un fianco sulla sabbia, in modo che la giovane possa carezzargli il fianco con le verginee mani, cosa che Europa non evita di fare, come con un cucciolo addomesticato. Ammaliata, Europa continua a giocare col toro, vezzeggiandolo con carezze e decorandogli le corna con delle ghirlande. Eros guida le sue mani, facendole carezzare quelle corna perfette. Sicura del fatto suo, o almeno così crede, la giovane monta in groppa sul suo bell'animale e si lascia condurre al piccolo trotto fino alla riva del mare. Toccata l'acqua con gli zoccoli, Zeus, sempre in forma di toro, si tuffa e comincia a nuotare velocemente, tanto che Europa, per non essere sbalzata, si aggrappa alle corna. Atena, che tutto vede, dall'alto dei cieli arrossisce nel rimirare suo padre, nell'essere cavalcato da una donna. Ma cosa lo ha fatto abbassare il desiderio d'amore? Il re degli dei che per riuscire a concupire una donna arriva a farsi montare in groppa come una bestia. Atena non ce la fa a continuare e distoglie lo sguardo. Chi invece non smette di fissare la scena è Borea, la divinità del vento del nord, che, indifferente alle urla di terrore di Europa, si bea della visione del suo candido acerbo seno scoperto. Il focoso e audacemente fertile dio del vento, non contento, uggiando, soffia sulla spaventata principessa per fare in modo che nemmeno per un attimo le vesti tornino a ricoprire quel bellissimo e indifeso corpo. Le ancelle e i fratelli vedono sparire Europa all'orizzonte e non riescono più a sentire le grida di aiuto della giovane principessa, che affida alle onde il suo disperato addio. Onde, dite addio per me a mio padre, ditegli che sua figlia Europa ha lasciato le terre di Sidone su un toro suo rapitore, suo marinaio, e temo presto
suo futuro compagno di letto. Vedendo Borea nel cielo sopra di lei, Europa per un attimo considera di chiedergli aiuto. Ma il dio del vento del nord, anch'egli è un rapitore di fanciulle. Ben lo sa Orizia, giovane ateniese, che rifiutando le sue offerte d'amore si è vista rapire e sposare a forza da quell'irruente dio. Europa non vuol passare nelle mani di un altro rapitore, ben sapendo che la pietà verso le giovani non è presente in certi animi duri. Piangendo per il suo destino, aggrappata ad un corno con una mano e cercando di coprirsi con le vesti bagnate con l'altra, Europa serra gli occhi. Come forse ricordi, Zeus la depone sulle rive dell'isola di Creta e con lei concepisce 3 figli, Minosse, Sarpedonte e Radamanto. Europa diviene la moglie del re di Creta, Asterio, che adotta i figli di Zeus come se fossero propri, dando in questo modo il via ad una epoca che farà diventare la sua isola la culla della civiltà. Zeus fa altri doni a Europa: Talos, un gigante di bronzo, l'Elapo, il cane che acciuffa sempre la sua preda, e un giavellotto che centra sempre il suo bersaglio. Dal regno di Minosse in poi, Europa è il nome che i greci adoperano per indicare le terre a nord del Mediterraneo. A questo punto della storia spostiamo il nostro interesse, la nostra magica lente da indagine, da Europa ai suoi 3 fratelli, Cadmo, Fenice e Cilice, che corrono a palazzo dal padre Agenore per portargli la ferale notizia del rapimento della sua unica e adorata figlia. Il cuore di Agenore è a pezzi. Ordina ai 3 giovanissimi figli di mettersi immediatamente in viaggio a cercare la sorella perduta per terra e per mare e di non tornare sulle terre natie se non in compagnia di Europa. Questo comando, nato da un pietoso affanno di ricerca, contiene anche un odioso comandamento per i 3 incolpevoli figli: l'esilio in caso di fallimento. E in effetti è proprio quello che accade. Nessuno dei 3 fratelli riuscirà nell'intento, in quanto tutti i loro sforzi rimarranno vani. Lontani da casa, 2 dei 3 principi perdono presto la motivazione e abbandonano l'impresa. Fondano nuove civiltà. Fenice diventa il padre della popolazione fenicia e Cilice si stabilisce nelle terre che da lui prendono il nome, la Cilicia, mentre Cadmo, dal piede errante, pare non pensare ad altro se non alla sorella perduta e a quel toro introvabile, quel toro che pare scomparso nel nulla. Sempre in viaggio, attraversa anche le terre di Cilicia, governate dal fratello, ed è proprio in Cilicia che un giorno, di buon mattino, vede uno stranissimo stormo d'uccelli volare ad ali spiegate in direzione delle terre d'Egitto. Cadmo non lo sa, ma quelle strane creature sono gli dei Olimpi che stanno fuggendo dal dorato palazzo che è stato in quelle ore preso d'assalto dal mostro dei mostri, l'incredibile Tifone. Tifone, l'ultimo figlio di una vendicativa Gea, vuol salire all'Olimpo per prendere il potere e detronizzare Zeus, prendendo poi per consorte la stessa Era. È così potente ed inarrestabile che gli stessi dei fuggono impauriti quasi tutti. Come richiamato dall'avventura, Cadmo si incammina a passo svelto nella direzione opposta a quella dello stormo. Egli non sa che dovrà incontrare una creatura così alta da toccare il cielo, con lunghe e molteplici braccia
che uniscono l'Occidente con l'Oriente, con una testa asinina che sputa lava e pietre ardenti, con le gambe composte da un intrico di serpenti e con l'animo buio come il Tartaro. Ritroveremo Cadmo che affronta l'invincibile tifone nella prossima puntata. Ti aspetto. Se questo podcast ti piace, lascia un commento e considera l'acquisto de Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.